la storia lascia tracce indelebili e dove l'arte ne magnifica la memoria attraverso un connubio che annulla il tempo nella perfezione di una sintesi unica. Siponto offre certamente un esempio emblematico di tale perfetta integrazione. Situata nella periferia di Manfredonia, storico comune della provincia di Foggia, è adagiata ai piedi della massiccia mole del Gargano. Già centro Daunio fu una fiorente città portuale in epoca romana, divenendo anche una delle prime sedi vescovili d'Italia. Fu contesa da Bizantini e Longobardi e nel IX secolo venne per alcuni anni occupata dai Saraceni. Per la sua importanza strategica, i Normanni vi stabilirono una delle 12 contee di Puglia nel 1073. Ma nel XIII secolo, a causa dell'impaludamento del porto e di 2 devastanti terremoti nel 1223 e nel 1255, iniziò un periodo di rapida e inarrestabile decadenza che portò al suo definitivo abbandono. Così Re Manfredi, figlio di Federico II di Svevia, decise di ricostruirla ex novo e lo fece fondandola proprio nelle sue vicinanze, ma dandole un nuovo nome, quello di Manfredonia, a perpetua memoria della sua impresa. Oggi l'antica Sipontum, inglobata nella moderna Manfredonia, conserva tesori storico-architettonici, archeologici ed artistici di grandissimo rilievo, tra cui spicca, oltre l'abbazia di San Leonardo, anche la basilica di Santa Maria Maggiore. Gioiello architettonico del romanico pugliese, ovvero di quello stile unico che rielabora il romanico del nord Europa con elementi bizantini ed arabi, il tempio venne consacrato nel 1117. Esso presenta un corpo quadrangolare, sormontato al centro da una piccola cupola a vela. La facciata è impreziosita da un monumentale portale con archivolto, finemente lavorato a foglie e intagli geometrici, poggiante su 2 colonne sostenute da altrettanti leoni stilofori. Mentre, al suo interno, è possibile ammirare l'altare maggiore costituito da un sarcofago paleocristiano in marmo greco di fattura bizantina, risalente al VI-VII secolo d.C. L'altare è posto davanti ad una piccola abside centrale, in cui è esposta una copia dell'icona della Madonna di Siponto, il cui originale è oggi custodito nella cattedrale di Manfredonia. Sulla parete sinistra sono invece esposti frammenti di mosaici provenienti dall'area absidale dell'antica basilica paleocristiana, portata alla luce alcuni anni fa, che sorge a fianco alla chiesa. I manufatti risalgono al IV-V secolo d.C. La chiesa presenta, sia al suo interno che al suo esterno, numerosi graffiti ed anche un enigmatico bassorilievo, che potrebbe essere interpretato come la rappresentazione simbolica dei 12 apostoli contornanti il Cristo. Al piano inferiore è invece posta la graziosa cripta, cui si accede da una scala esterna. È un piccolo gioiello d'architettura medievale che costituisce a tutti gli effetti una chiesa a sé, del tutto indipendente da quella superiore. La chiesa oggi sorge in un contesto paesaggistico ed archeologico davvero incantevole, il Parco archeologico di Siponto. Qui scavi eseguiti in anni recenti hanno restituito numerose strutture dell'antica Sipontum, tra cui, oltre alle fondamenta delle mura di cinta agli ipogei, anche gli importantissimi resti dell'antica basilica paleocristiana. Nel 2016 il Parco archeologico di Siponto, grazie all'illuminata committenza pubblica del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per la Puglia e della Soprintendenza archeologica della Puglia, ha dato vita ad un progetto di straordinaria bellezza e di interesse. Si tratta di un'innovativa installazione in rete metallica zincata elettrosaldata, realizzata dall'artista italiano Edoardo Tresoldi,
che richiama nelle forme l'ultima fase dell'antica basilica paleocristiana. L'opera, ideata dopo un approfondito studio documentale del giovane Tresoldi, che ha coinvolto esperti di beni culturali ed archeologici, si presenta come una sorta di ologramma che disegna nell'aria le forme assunte dall'antica basilica nell'ultimo intervento strutturale dei 3 susseguitisi nel corso del tempo. Va precisato che il perimetro esterno del tempio e la sua tripartizione interna in navate sono rimasti sempre gli stessi fin dalla sua fondazione nel IV secolo. La seconda ristrutturazione, quella del V secolo, previde il solo rifacimento del pavimento musivo interno, mentre nell'ultimo intervento, quello alto medievale, il presbiterio venne rialzato e le navate divise da pilastri. La maestosa scultura trasparente, che si innalza per 14 metri per un peso complessivo di 7 tonnellate, comprende al suo interno anche delle figure umane. Essa è sapientemente illuminata da suggestive luci, che al buio della sera la trasformano in eterea visione, in pura metafisica. L'opera, che infonde un senso di innegabile soggezione per la sua potenza visiva, stimola in chi la visita un susseguirsi di emozioni indescrivibili, uniche. Essa è la prova che un connubio perfetto tra arte e storia è davvero possibile, essendo ideata non già per offrire una mera ricostruzione di forme architettoniche arcaiche, ma una rilettura artistica del dato archeologico. Il nostro viaggio nella storia e nell'arte dell'antica Siponto finisce qui. Ringraziandovi per l'attenzione, vi ricordiamo che se il video vi è piaciuto, un vostro like è davvero gradito e che iscrivendovi al canale lo aiuterete a crescere. Grazie.